Grazie, buongiorno a tutti. Mi chiamo Valentina Di Salvatore, sono un ingegnere informatico RTDA presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute dell'Università di Catania. Io sono coinvolta nello SPOC 8, appunto, che come potete vedere è suddiviso in due, possiamo dire, sotto SPOC assolutamente separati. Il primo è quello che riguarda la medicina in silico, di cui io sono appunto parte, e poi abbiamo Omics Data, che il professore Cavalli ha già ampiamente descritto stamattina, ma sono due parti che vanno in sinergia. Per medicina in silico cosa si intende? Si intende ovviamente il design e l'implementazione di tutti quei metodi computazionali, quelle piattaforme di modellistica che permettono di simulare determinate patologie e che permettono di diventare un supporto per la decisione clinica, nel senso che è possibile tramite queste simulazioni andare a identificare quello che è chiamato il digital twin, il paziente digitale, che rappresenta la versione digitale di un paziente sulla quale è possibile tailorizzare una terapia assolutamente personalizzata. Dall'altro lato gli Omics Data si riferiscono invece alla produzione e all'analisi di grandissime quantità di dati provenienti principalmente dal sequenziamento di ultima generazione, che vengono analizzate attraverso l'utilizzo di pipeline bioinformatiche avanzate. Allora, come dicevo prima, io sono coinvolta nello SPOC 8 sulla parte in silico medicine, in particolar modo su 2 dei 3 VP su cui ruotano le attività dello SPOC 8. In particolar modo il VP1 che si occupa proprio dell'implementazione di piattaforme di modeling and simulation attraverso l'utilizzo di HPC Solver, il VP2 che si occupa di digital twin e in silico trials e il VP3 che invece si occupa di gestire il flusso di dati digitali tra centri di healthcare e centri HPC e della costruzione di una struttura dati che possa conservare in maniera sicura tutti i dati sensibili, perché abbiamo a che fare con dati clinici che quindi sono sensibili dei vari pazienti. Quindi se vogliamo riassumere in qualche modo i 3 VP, possiamo dire che se il VP1 si occupa dei tool, il VP2 si occupa delle applicazioni, il VP3 si occupa proprio del deployment sia clinico che industriale. Andiamo a vedere nel dettaglio il VP1, sarò molto rapida. Le attività del VP1 sin dall'inizio del progetto si sono concentrate soprattutto inizialmente sull'identificazione di un portfolio di HPC Solver che dovevano necessariamente essere installate sui nostri sistemi HPC per permettere poi l'utilizzo dei vari modelli. Per fare questo è stato necessario fare una collezione di informazioni a carattere generale relative a tutti questi solvers che riguardavano le licenze, lo stato del solver, il tipo di risorse computazionali richieste e così via, in modo da poter andare a identificare la piattaforma computazionale più adatta ad ogni solver. Una volta fatto questo si avrà lo sviluppo di modelli in silico attraverso l'utilizzo di questo portfolio di HPC Solver così identificati, avendo anche cura dell'ottimizzazione e della scalabilità dei vari codici. Quella che vedete qui è proprio il frutto, diciamo, del primo deliverable prodotto nell'arco del primo anno, riguardanti proprio questi solver che abbiamo selezionato e analizzato durante la prima fase del progetto. Quindi, come vedete, le informazioni vanno dal partner che ne fa utilizzo, il nome, la disponibilità, il tipo di licenza utilizzato e altre informazioni. Quindi questo è stato il primo prodotto del nostro VP. Passiamo invece al VP2 che si occupa quindi di Digital Twin in Silico Trial. Diciamo quindi che le caratteristiche, le attività principali del VP2 ruotano fondamentalmente intorno allo sviluppo di soluzioni verticali sia di in Silico Trial che di Digital Twin in Healthcare e poi della definizione di specifiche caratteristiche per la creazione di un'infrastruttura per il Virtual Human Twin, che è un progetto più ampio. Allora, all'interno del VP2 dello SPOC 8 sono state identificate 14 soluzioni in silico medicine che sono classificate come 8 digital twin in healthcare e 6 in silico trial. Le soluzioni di cui io mi sono principalmente occupata sono quelle dell'Università di Catania e si collocano una all'interno del digital twin in healthcare ed è UISS MS MRI e altre due all'interno dell'in silico trial UISS Covid-19 e UISS Flu. Il workflow che viene operato all'interno del VP2 è questo. Fondamentalmente si procede all'identificazione delle soluzioni in silico medicine, classificate poi come in silico trial e digital twin. Per queste soluzioni si va a identificare quelle che sono le richieste computazionali, le necessità computazionali per ogni soluzione.
Viene fatta una stima delle risorse necessarie per ogni soluzione e viene poi inoltrata una richiesta di risorse, di accesso alle risorse verso il RAC, che è il Resource Allocation Committee di cui faccio parte e di cui parlerò brevemente alla fine della presentazione. In seguito a questo ogni modello viene installato sulla piattaforma identificata come la migliore per quel modello e si procede poi anche all'ottimizzazione e alla scalabilità del codice. Attualmente diciamo che abbiamo già provveduto alla identificazione della piattaforma target per tutte le soluzioni, quindi delle 14 soluzioni 3 andranno su Cineca Cloud, 5 su Galileo Leonardo, 2 soluzioni su INFN Cloud e altre 4 su INFN Cloud Secure. Ora fondamentalmente di queste 8 soluzioni, per 8 soluzioni la richiesta al RAC è già stata fatta, mentre per le altre 6 è ancora in pending, quindi per alcune le risorse sono già state allocate, per altre sono in lavorazione. Ora andiamo nel dettaglio delle soluzioni prodotte all'interno di UniCT, che sono UISS, MS e MRI. Prima di parlare della specifica soluzione farei un brevissimo cappelletto introduttivo su UISS. UISS sta per Universal Immune System Simulator, che è una piattaforma di modeling e simulation che è capace di replicare il funzionamento del sistema immunitario umano sia in condizioni fisiologiche che in uno scenario patologico. Questa tecnologia sfrutta il modello ad agenti per rappresentare quindi in relazione a quel particolare sistema che si intende simulare, per rappresentare tutte le entità coinvolte e tutte le relazioni esistenti fra le varie entità. Quindi diciamo che possiamo immaginare UISS come un core centrale UISS con tutte le sue varie declinazioni in dipendenza della patologia considerata. UISS MS MRI è quella che è stata identificata per il trattamento della sclerosi multipla. Attualmente è già stato creato un dataset di 84 pazienti virtuali sul quale abbiamo già effettuato delle simulazioni. Fondamentalmente come funziona? Funziona per ogni paziente modellato, noi prendiamo una serie di caratteristiche che verranno poi utilizzate come input per il sistema. Queste caratteristiche possono essere l'età del paziente al momento dell'insorgenza della patologia, oppure il carico lesionale identificato nel paziente. Questo calcolo viene fatto anche tramite l'analisi di immagini provenienti da risonanza magnetica. Una volta che vengono identificate queste caratteristiche, vengono poi mandate al sistema come input e su questi viene poi stilato un modello di trattamento personalizzato per quello specifico paziente così simulato. Quindi UISS MS MRI è sicuramente la soluzione più avanzata da questo punto di vista. Le prossime sono leggermente più giovani, diciamo così. UISS Flu nasce ovviamente per il trattamento dell'influenza, l'influenza che ci colpisce ogni anno, e ogni anno ci viene proposto un vaccino che deriva più che altro da un'osservazione degli strain che ci hanno colpito l'anno precedente. I vari strain di influenza si differenziano principalmente in base ai vari sottotipi di emmaglutinina ed eunamidasi, che sono due proteine importantissime all'interno dell'influenza perché agiscono sulla diffusione del virus. Da ricerche precedenti si è visto che sono 9 proteine HA e 2 NA che sono quelle che hanno colpito più frequentemente e più violentemente l'uomo negli ultimi anni. A partire da questo ragionamento abbiamo deciso di andare a trovare quelle che sono le porzioni comuni, lasciatemi dire così, tra i vari sottotipi di H ed NA, in modo da andare ad estrapolare gli epitopi più antigenici, meno tossici e meno allergenici possibile, in modo da poter andare a creare una formulazione vaccinale potenzialmente, ovviamente per adesso solo in teoria, universale. Dico in teoria perché le simulazioni che abbiamo fatto col sistema UISS, testando questa formulazione così creata contro H5N1 e H1N1, che sono due degli strain influenzali più comuni, hanno dato buoni risultati. Naturalmente tutto questo andrebbe validato con un trial clinico che richiede tempo, richiede risorse e quindi ci vorrà del tempo. Comunque i risultati lasciano ben sperare. E infine abbiamo l'ultimo nato, che è UISS Covid, ovviamente nasce nell'ambito del Covid. Diciamo che la prima applicazione di questo sistema è stata fatta all'inizio, quando ancora il Covid era aveva appena iniziato a diffondersi, perché si diceva che alcune vaccinazioni preesistenti, nella fattispecie il DTP e il BCG, che sono uno per la tubercolosi e uno difterite, tetano e pertosse, potevano dare una sorta di cross reattività, quindi una sorta di protezione
non voluta, perché questi vaccini non nascevano per il Covid, ribadisco, contro il Covid. Quindi noi abbiamo utilizzato ISS Covid proprio per andare a verificare se questi risultati erano veri, e in effetti abbiamo avuto dei buoni risultati. I prossimi step per l'applicazione di questo modello consisteranno nell'andare a testare gli effetti a lungo termine delle vaccinazioni Covid che ci sono state proposte negli ultimi anni. E ora velocemente vi parlo anche del VP3. Il VP3, quindi le attività principali del VP3 ruotano intorno fondamentalmente allo scambio di dati tra centri di healthcare e centri HPC, il monitoraggio dell'adozione di leggi a livello nazionale per la gestione e l'immagazzinamento di dati sensibili provenienti da studi clinici, e quindi la creazione anche di una struttura standard che permetta proprio questo scambio di dati in ottemperanza della suddetta legge. Questa immagine rappresenta esattamente quello che vi ho appena spiegato. Vale la pena notare che il modello USS MS MRI è già stato integrato sul Epic Cloud INFN di Catania, quindi questo è stato un primo traguardo. La creazione di questa piattaforma sicura ovviamente permetterebbe la sinergia anche con diversi progetti. Tutti i progetti di cui vi parlo adesso hanno in corso degli accordi per fare in modo di utilizzare appunto questa piattaforma. Quindi abbiamo il progetto DARE, Digital Lifelong Prevention, poi abbiamo il progetto Health Big Data, Terabit e Vita. Sono tutti progetti che tramite questa piattaforma permettono di partecipare attivamente a questo progetto. Allora, per quanto riguarda il lato Mixed Data, il professore Cavalli stamattina ha già spiegato abbondantemente in cosa consiste, quindi velocemente faccio rivedere le slide che poi sono anche quelle che ha fatto vedere lui. L'ultima cosa che vi vorrei dire è appunto, vi ho parlato del RAC, mi scusi come torno indietro, ok. Il RAC è il Resource Allocation Committee, è stato instaurato nel luglio del 2023 e si occupa di gestire in maniera dinamica su base trimestrale le risorse che pervengono, le richieste di accesso alle risorse computazionali che pervengono dai membri del progetto. Dal suo inizio, dal suo inizio dei lavori, diciamo che il RAC è riuscito a gestire oltre un centinaio di richieste, quindi diciamo che va piuttosto bene. E questo è quanto, grazie.